Non ho ancora un saluto, non penso l'avrò mai, ma eccoci qua a essere... È un video update. Un video update, un video che non ha un testo, un video dove devo parlare delle cose e dove, dato che è anche il 300° video, volevo fare questa piccola cosa carina per fare un po' il sunto di... Niente, non farò un sunto in realtà, ma parlerò di un po' di questa evoluzione. Sopra però, sì, questo è il 300° video. Volevo parlare un po' del video precedente. Volevo parlare un po' di come tratto video. Volevo parlare un po' di quello che avete letto nel titolo. E poi basta. Potete ritornare alle vostre vite. E volete ricordarvi di questo scantinato, fatelo pure. Il video precedente. Il video precedente non è cioè non è niente di che, in realtà il video precedente. Il video precedente è una mia idea che mi è venuta, come tutti gli altri video, solo che questo video non è come tutti gli altri video. Volevo fare questa cosa carina, volevo fare questo niente di che. Pensavo che fosse venuto uno schifo. Mi sono visto, ero già depresso, stavo per cancellare il tutto. Ho visto il file di registrazione, ho detto, dai, può venire una figata. E secondo me è venuta una figata. Secondo me è uno di quei video, pochissimi video che ci sono su sto canale. Miei, personali, di autore. Sono i video d'autore che al posto del classico meme che ok, io magari mi contraddistingo per il non seguire totalmente. Si sta staccando quel cavo? Comunque, sì, è un video improvvisato. Non taglierò molto probabilmente quasi niente. Ah sì, mi sa che si sta staccando. Se si spegne la camera, sappiamo che il cavo che tiene la batteria fantoccio per tenere accesa la telecamera senza che si spenga si è staccato. Comunque, stavo dicendo, sì, sono uno di quei pochissimi video che dire che hanno quel tocco in più mio, perché magari i meme li faccio non come, cioè, cosa sono. Si torna sempre allo stesso discorso, alla fine in questi video dico sempre le stesse cose. Sono video che mi vengono come idee, sono molto personali miei perché non seguo, cioè non faccio, non ho una cosa, ma mi esprimo soltanto. Ma ci sono quei video che io secondo me capisco, che dico, ok, però questo effettivamente è diverso, ha una sensazione diversa. E quello il precedente, che alla fine sarebbe quello il 300° video, è secondo me molto speciale. Sono felice, sarò sempre fan, almeno che non mi dimentichi. Sono felice di aver fatto quella cosa. E quando riguarderò indietro dirò, ah, io ho fatto questo. Sono riuscito a fare, cioè, non è che la grossa impresa, non un video titanico, non un film. È una cazzata. Non è niente di che, ci sono tanti errori, purtroppo, ma di quello ne parleremo poi dopo, quando arriveremo ai lati un po' più tecnici. Ci sono tanti errori, tante cose che magari potevo fare meglio, non è niente di che, ma è qualcosa di che, ma è qualcosa di che mio e che lo rende speciale per me e speciale per in generale i contenuti che sono depositati in questa cantina. Quindi, sì, andatela a vedere, figo. Mi piace, mi sono divertito, è stato carino. L'idea è bella, ci sta, è bella, punto. A parte, perché l'ho anche reso personale dal punto di vista dei colori. Lo volevo che fosse un video che si distaccasse dagli altri in generale, perché non era un meme carino. No. Ma è anche è uno studio dei colori. Adesso utilizzo queste
parole sofisticate per dire che ho spostato slider di colori in maniera più o meno arbitrale finché non venisse fuori un risultato che separasse, oltre a ovviamente il video, il 30 dal 60 fps. Innanzitutto ho scelto la colorazione standard di quello che volevo fosse il video. Ho già 7 minuti. Ah sì, i colori, cioè ovviamente mi sono messo lì, ho detto ok, magari sulla luce gli mettiamo un po' più di arancione, facciamo così, poi vediamo le separa. Quindi cioè, sono stato lì di solito il tempo che magari ci metterò a montarlo, a fare questo, a scegliere i colori, ok, mettiamo la vignetta sul 30 così si vede bene lo stacco e gran parte dello stacco si vede perché c'è la vignetta oltre alle colorazioni, ok, però 60 spegniamo la filatura, robe varie. Mi è piaciuto, è stato bello, è stato diverso e anche in quei video speciali che dico ok, questo è una roba diversa di produzione che ho fatto, se ne contano pochissimi perché di solito faccio cazzate, talvolta faccio anche cose semi-serie. Questa è semi-seria, ecco, al posto di essere semi-seria, ci sta, figo. Ed è uscito a 2 settimane dal mio ultimo video, che è quello di grandissimo video, di quello di Pollon, perché in realtà ho fatto anche lo shorts, quello delle babucce che ho adesso sopra, ho il miglior acquisto del 2025 so far, perché ho deciso di, sto maturando per quanto riguarda questa cantina, per quanto riguarda la mia produzione, il mio hobby. Ovvero, dato che c'è stata quella roba lì dal video di Hotline Miami, voglio, adesso non dico che siano video difficili da fare per niente, molti video che ci sono, che si staccano così tanto, se mi metti lì e fai li fai in 5 orette, 6, neanche. Vabbè, quello di Pollo non prende 6, cioè veramente l'ho fatto in 15 minuti, neanche. E qui 10 minuti è il tempo di download delle cose col mio wifi. Quindi è veramente una cosa che non, perché non la trasformerò mai in un business. È veramente una cantina di espressione mia. Se forzo, come ho detto nel video precedente, che dovrei metterlo pinnato nel canale, però penso che mi sta anche sparendo la voce, ma non stiamo parlando di questo adesso, stiamo parlando del fatto che non devo forzare la mia espressione, non devo forzare il fatto di esprimermi quando già di base non lo faccio, o lo faccio poco, o lo faccio in maniera mia personale, che è questo canale. Questo canale sono io che... questo canale non è un canale, è una cantina. Questa cantina sono io che mi esprimo e basta, in maniera personale. La metafora dell'autismo. Quindi sì, mi prendo tutto il tempo che voglio e se voglio fare una cosa la faccio senza pesi e basta. Ovviamente ho anche i sensi di colpa, ma parlando invece delle cose serie. Perché ora, perché sto prendendo il blocco note per vedere, abbiamo parlato anche un po' di personalità, sì. Lui è Jimmy. Adesso siamo in 2 in questa cantina, lui è Jimmy. Sto vedendo che siamo su OBS, no? Quindi se io faccio... Comunque, stiamo parlando del cambiare dell'immagine profilo. Perché come ho detto, sto maturando, sono cambiato, sono decisamente cambiato e certe cose sono relegate un po' più al passato, a un passato non definito, a un passato alla quale quell'immagine è la stessa immagine dell'immagine dell'account mio di Google, quella di X-Files, no? Per tenere cose che mi piacciono molto, la fantascienza, il fantasy, fantascienza in questo caso, thriller, e Child in Black, e io non ero un Man in Black perché l'ho fatto a 14 anni, penso, 15, se 16 decisamente per il mio periodo di crescita personale, ma ero un Child in Black. E oltre è venuto dal fatto che a quell'epoca ero, e per epoca intendo 7 anni, da lì a una spanna di 7 anni, leggermente, ma proprio leggermente ossessionato con The Binding of Isaac. Quindi Child in Black era Azazel, poi c'era anche Child in White,
che era su Twitch, che era dei Lost, Child in Blue, che è il mio personaggio preferito, Blue Baby, su Instagram e robe varie perché mi piace fare il cazzone con i nomi. E dagli un significato, ho scoperto che è carino, è molto figo. Solo che quel Child in Black, anzi no, spoiler. Vabbè, l'avete letto nel nome, l'ho messo. Quindi quell'immagine profilo la voglio cambiare. E dopo questo video a 24 ore dalla cosa, se mi ricorderò, ma sarà questa qui, la nuova immagine in profilo, che è del finale di Potty Racers 3, un gioco che è uno dei pochissimi giochi iniziali, sono pochi perché sono quelli, che ha segnato la mia vita da videogiocatore. E poi è anche un po' di cioè non è neanche una nicchia Potty Racers. Chi è che lo conosce Potty Racers? Solo io, e perché l'ho scoperto su qualche sito giochissimi.com, che 7 virus ogni volta che entravi sul sito, sempre diversi virus. Quindi io quando ho scoperto questo gioco e ho iniziato a... giocavo già, perché avevo già il Nintendo DS, e avevo giocato già a Super Mario 64 DS, e lì è stata proprio una rivoluzione del mio essere come persona. Non stiamo parlando di questo, ma Potty Racers 3 è stato un approfondimento interessante che ha portato a una branchia evolutiva che è stata un po' la mia infanzia con i giochi in flash. Io giocavo all'intervallo poi a casa dei miei cugini e quindi volevo mettere Potty Racers 3 come rappresentazione del videogioco, fare un po', no, quello nicchia, però il fatto che mi fa pensare che io ormai la mia voce non ho neanche qui l'acqua, sta andando a meretrice. E c'è ovviamente il mouse di mezzo, perché tu quando magari vedi una cutscene lasci sempre questo benedetto mouse in mezzo. Oltre ad essere una citazione in Nintendo Direct. Volevo sia un po' una filosofeggiata sul voler essere quello che dà il cratere, uno dei tantissimi ipercrateri su YouTube, sul mondo, sulla vita, sull'esistenza, sulla storia. E fa le sue cose e si esprime. Non lo so. Ci sta. L'ho inventato adesso, sì. Però ci sta. E quindi cambieremo anche il nome. Child in Black mi piace veramente tanto. Ci sta. Ma è il tempo di cambiare con l'evoluzione del nickname che ho avuto anche in vita privata. Ovvero vita che magari loghi su quella cosa. Che nickname vuoi? Ovvero Magistro in Black. Perché ultimamente Magistro, che sarebbe Magistro il Mastro, che sono su Steam, Magister Master su Twitch, quindi Magistro in Black penso che sia una buona evoluzione, ovvero dal Child in, questa cosa è nata su Twitch, Child in White, e poi sono diventato Magister Master. Questa è stata la mia prima evoluzione che ho avuto. Ovviamente c'è tutto il significato su Magister Master, ma che forse metterò qui in testo. Magistro in Black è bello perché dal Child che ero sono Magistro, e in Black perché per tenere sempre quella cosa di rimando al Man in Black, a quella roba lì, ma giusto per fare un gioco, non è una cosa specifica di questo canale, è giusto per avere questa reminiscenza qui. E ci sta perché si collega con Potty... Oddio, la mia voce. Si ricollega con Potty Racers 3 e tutta quella roba, bla 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 bla. Fine perché c'è fine di questo video come quello della mia voce. Quindi niente. Come lo chiudiamo questo video? Facciamo così. Facciamo come fanno tutti. Ci vediamo, forse, se volete.